procedere alla costruzione in sicurezza delle gallerie nell'area chiamata Pozzo Nord della nuova stazione Belfiore di Firenze, stiamo continuando quelle che sono le fasi preparatorie al consolidamento tramite congelamento artificiale del terreno, il quale garantirà stabilità e impermeabilità agli scavi. Ma prima di congelare, il terreno deve essere opportunamente preparato. Su entrambi i binari, di giorno eseguiamo delle perforazioni che creano una sorta di guscio radiale e continuo attorno alle future gallerie, con lunghezze di perforazione pari a quasi 60 metri e che servono principalmente a due scopi. Il primo, migliorare omogeneità e permeabilità del terreno. Il secondo, permettere l'installazione dei tubi che ospiteranno le sonde congelatrici. Per le perforazioni più lunghe e più complesse utilizziamo la tecnologia denominata HDD, una tecnologia che grazie alla generazione di un campo magnetico di superficie guida l'utensile di scavo con una precisione millimetrica. Dopo le perforazioni si passa alle iniezioni cementizie che avvengono, come potete vedere, di notte. Vengono eseguite in due distinte fasi successive con miscele specifiche ternarie di cemento, acqua e bentonite per trattare sia la ghiaia che le argille ed iniettate a un ritmo di 10-15 metri cubi per turno con pressioni controllate al fine di non fratturare il terreno. In parte queste operazioni sono già terminate, stiamo infatti procedendo anche alla pulizia dei tubi portasonda congelatrice, controllando che tutto sia comunque perfettamente allineato al progetto. Nel frattempo, in superficie, sta prendendo forma l'impianto di generazione della salamoia, il liquido refrigerante, formato da 6 grandi frigoriferi chiamati chiller. Una volta collegati tutti i collettori, si passerà alla posa delle condotte, che porteranno quest'ondata di freddo direttamente all'interno del pozzo. Quando vengono realizzati grandi progetti infrastrutturali come il passante ferroviario dell'alta velocità di Firenze, si coglie sempre l'occasione per fare anche dei lavori a beneficio della città e della cittadinanza. È il caso di questo cantiere. In questa zona il torrente Mugnone, nelle sue fasi di piena, rischia di esondare andando a invadere il fascio binario esistente. Per scongiurare questa possibilità, Trevi ha realizzato una sottofondazione composta da 37 pali di diametro del 1000 e profondi 20 metri tramite l'impiego della tecnologia CFA. Questa sottofondazione fornirà l'appoggio necessario per spingere nel terreno un manufatto a sezione rettangolare al di sotto del fascio binario esistente. Una sorta di tunnel verrà creato, il quale permetterà di far defluire in un'altra direzione le acque in piena del torrente Mugnone.